tu tieni la porta chiusa e non lo accetti, stai rimandando questa mini sofferenza, quindi una sofferenza poi costante. Se tu invece apri il cuore, accetti e tocchi l'abisso, perché abbiamo sempre paura di toccare gli abissi, che c'è sempre più profondo, non c'è mai la fine. Se tu accetti tutto, stai male magari subito, però dopo evolvi, perché trasformi quella sofferenza, per me lo è il blues, amo il blues, trasformi quella sofferenza in luce, ed è una matrice veramente potente, cioè alla base di tante creazioni per me, trasformare la sofferenza in luce. Il discorso dell'alchimia non era tanto il discorso di trasformare il ferro in oro, no? Ma era tutto simbolico, cioè il discorso di trasformare la rabbia con azione cosciente, no? Il dolore cioè la paura in coraggio. Esatto. Quindi è proprio questo qui il processo. Poi guarda, sto leggendo un libro che si chiama Nutrire i propri demoni, di questa signora che è diventata monaca, che è stata, diciamo, ha avuto il benestare, chiamiamolo così, dal Dalai Lama, e parla di questo concetto di nutrirli. Se tu gli dai da mangiare a questo demone che ti viene a bussare, prima o poi lui si sazia e diventa, diciamo, che si mette dalla tua parte, le riesce a inglobare in te. E a me piace molto questa analogia. Questo è interessante. Se tieni lì e ignori, tu gli stai dando importanza. Se invece accetti, è difficile, tutto è difficile all'inizio, poi diventa facile, però dopo un po' lui diventa dalla tua parte. Ricordo anche di un sogno che avevo fatto di questa mamma coccodrillo che mi sentivo attaccato perché cercava il cucciolo, andiamo indietro di anni, e mi ricordo che ero in stanza quando ero in appartamento ma senza attico, trovavo questo cucciolo, glielo davo e diventavamo amici. Cioè l'energia che ho sentito in quel sogno lì è stata una roba pazzesca, cioè sentivi che il tuo nemico diventa tuo amico, cioè viene dalla tua parte, tuo alleato. È una sensazione, una delle più belle al mondo secondo me, perché ti riappacifichi con te stesso anche. Seven Bears, sì. Seven Bears. 7 orsi. Scusa il mio inglese. Come mai? Me lo chiedono in tanti questo. Praticamente è la prima band con la prima serie con cui suonavamo, che facevamo i nostri brani, un po' progressive metal però tranquillo, non troppo veloce. Cercavano un bassista, io ogni tanto lo suonavo il basso, vengo dalla chitarra, però ogni tanto lo sonicchiavo, quindi quando sono andato a fare le prove ero il settimo bassista, hanno detto cazzo finalmente l'abbiamo trovato, perché cercavano uno che usasse degli effetti, che suonasse in maniera un po' originale, e quindi quei ragazzi dopo abbiamo iniziato a creare questo gruppo e mi hanno chiamato 7 orsi, anche perché ora non riesco a farlo bene perché mi rompo le corde vocali, sapevo fare il verso dell'orso, quindi Okay. c'era questa cosa, e quando si andavano a fare le prove di sotto dalla COP, che aveva la sala prove lì vicino alla stazione, scendevo, facevo questo verso dell'orso che rimbombava ovunque e è arrivato Seven Bears che a 7 orsi è diventato Seven Bears.
Quindi un po' questa è la storia. Quando ho dovuto scegliere ho detto, sai cosa? Scelgo già una cosa che hanno scelto, tra virgolette, per me. Colgo un messaggio che è già stato creato, ecco, come è stato anche poi per il logo, che adesso non ce l'ha. Ah, ce l'ho qua, guarda. Che ho le magliette. Praticamente ero in birreria, al birraio lì da giù, è arrivato un mio amico con un foglio A4 e fa, questo è per te, e aveva fatto questo logo qui. Poi ho detto, ci faccio le magliette pure. Quindi va un po' interpretato, però l'ho visto come un terzo occhio. E anche qua il logo non ho dovuto mettermi lì a escogittarlo, ma mi piaceva talmente tanto che era una cosa pura, era istintiva, no? Che ho detto, io c'ho già il logo, quindi usiamo quello. Sì. Quindi sia nome che logo è come se fossero stati dati un po' dall'universo. Qui ci siamo col caffè. Eccolo lì. Comunque Lia, grazie per l'ospitalità. Ma è sempre un piacere. È una casa piccolina, però ha un po' tutte le energie anche dei viaggi racchiuse qua dentro. Sì. È Cos'ha molto che mi piace carino. del camper è quella. Quindi tu dici che hai detto che dal 2018 vivi in camper, viaggi in camper. Metto in silenzioso qua. Dal 2015 ho preso il primo camper, che era un furgone circa 5 metri e bello piccolino, anche quello bello compatto, e ho iniziato a fare un po' i giri qua in Italia. Il primo viaggio con quello fuori dall'Italia l'ho fatto nel 2017, che è stata un po' la prima avventura fuori in Belgio e in Inghilterra. Poi nel 2018 mi ero fermato qua, che mi ero innamorato di una ragazza qui nei dintorni, e ho detto dai, provo a lavorare, vediamo se, perché ero un po' indeciso se continuare o no e sentivo questo richiamo alle radici. Poi mi sono detto no, ok, c'è bisogno di tornare a viaggiare. Lì avevo venduto il primo camper allo stesso proprietario che me l'aveva venduto, quindi di Senigallia, un signore che adesso ci avrà 92 anni, super simpatico. Quindi l'ho ridato a lui, migliorato, ci ho fatto qualche lavoretto, e nel 2018 poi ho preso l'attuale camper che ho sistemato appunto perché avevo un'infiltrazione. E questo per ora mi ci trovo veramente da Dio, a parte l'altezza come vedevamo prima, ma c'ha tutto, c'è il bagno, c'è la doccia, c'è il boiler, il frigo, veramente comodo, e ci sono affezionato anche perché è uno dei motori migliori Fiat di quelle annate lì. Quindi c'è anche se un oggetto c'è proprio una connessione, sarà per il legno, sarà... Beh, ma certo, è comunque una casa. Sì, una mini casetta. Sì. Tu sei partito da subito, cioè che suonavi già? O il suonare in strada è arrivato dopo? Diciamo che ho combinato le due cose subito. Praticamente avevo questo gruppo con cui suonavamo, oltre il primo che è quello che mi ha dato poi il nome, un secondo gruppo che avevo formato, che eravamo andati un po' a dividerci, e io un po' mi stavo stancando del lavoro, un po' vedevo che col gruppo pretendevo tanto e non c'era la stessa risposta da tutti, quindi ho detto sai cosa, adesso mi butto in questa avventura, prendo un camper, ho visto già chi lo faceva, di suonare in strada, prendo un camper e vado con la chitarrina e l'amplificatore a iniziare a suonare qua in giro. Quindi sono partito a fare le due cose insieme, ecco. Okay. Musica e camper insieme. Ok, questo è il pensiero positivo. Ok, 4 quarti, vai coi battiti del cuore, con gli impulsi della vita non ti servirà un dottore. Se vuoi essere felice non dovrai cercare altrove, perché cerchi dentro te, io lo chiamo pure amore. Crocio nella strada quei sorrisi tanto amati, emozioni contagiose che ti fanno andare avanti. C'è l'anima che autentica, l'azione non dimentica, rete sulla vita e ti insegna un po' di etica. Cento di politica,
da vi hanno dimenticato. Questa è l'etica del popolo dove ognuno ha quel che ha dato. Il cambiamento sorge se partiamo da noi stessi. Di stare con se stessi fuori dalle zone comfort che sono casa, no? Perché uno è costretto a entrare dentro se stessi. Sì, Cioè, per quanto si possa trovare una comunità, un gruppo di persone, però ci sono quelle notti, no? In cui sei da solo e in cui magari, non so, la mente continua a girare, Esatto. dicevi prima di una delusione d'amore, un sentirsi a disagio, magari a volte senza neanche sapere bene perché, dici vabbè, in realtà sembrava che tutto è bene, brutto però quando non sai il perché. è brutto quando non sai perché. A me è successo, è per quello che la mia ricerca è anche questa, proprio sentire anche altre esperienze, e quindi Perché poi inizi anche a dire ma allora non sono solo, cioè quando ho provato queste sofferenze allora anche gli altri soffrono. È strano da dire, però a volte se ci chiudiamo un po' con le nostre barriere dici mi sta cadendo tutto addosso, quindi tendi a chiuderti ancora di più. Invece quando parli, per me i migliori psicologi sono gli amici, no? Perché parli dei tuoi problemi, ti confronti e dici cavolo, allora non sono da solo, che è una cosa importantissima. Il concetto del camper, diciamo sì, a me piace perché ti obbliga tra virgolette a vivere semplice, e io meno ho meglio sto, proprio un po' il motto che uso, e ho meno distrazioni. Se invece inizi ad accumulare cose eccetera è un vuoto che cerchi di riempire in eterno, che poi non ne vieni mai a capo. Insomma, ti ricordi la prima volta quando ti sei trovato? Quanti anni avevi quando sei partito per il Belgio la prima volta? Parliamo di 6 anni fa, quindi avevo 26 anni. 26. Come sta? Beh, è stato fighissimo, Sì. perché poi adesso ogni anno torno su, ovviamente sono posti che conosci perché ho messo un po' le radici lì, però la prima volta è stato incredibile perché è tutto nuovo, è come essere quasi in un universo parallelo, e quando vedi posti nuovi, quando vai un po' verso l'ignoto, ti arriva un'energia che ti carica veramente tanto, soprattutto l'energia creativa, perché sei un po' sull'attenti, però carichissimo perché non hai mai visto certe cose, conosci nuova gente, quindi è stato bellissimo. Il 2017 è stato proprio fantastico. Ho fatto un po' Francia, non tanto, più che altro Bruxelles in Belgio, e poi Inghilterra, che ho fatto Brighton, Bristol, un po' le città del sud e sud-ovest. Quindi ce l'hai fatta, cioè hai conosciuto da subito persone, perché invece la mia esperienza è stata col camper in un parcheggio di Ferrara, che poi era il parcheggio del cimitero. E mi sono visto da solo, ho detto ma che cavolo Sì, ci guarda, faccio qua? d'inverno ho passato molto tempo anche da solo, soprattutto quando dovevo produrre l'album così. Quello che mi aiuta molto, che fa quasi tutto, è il suonare in giro, anche quando arrivo a Bruxelles che suono in piazza. La tua musica fa da calamita per le persone, quindi tu butti fuori una vibrazione, chi si avvicina e sta lì ad ascoltarti poi spesso diventa un tuo caro amico, perché è come mandare le vibrazioni direttamente dall'anima senza stargli a parlare, e le persone poi vengono avvicinate da questa energia. Quindi la musica, diciamo che mi colma tutto quell'aspetto lì, che se fossi viaggiatore basta effettivamente sarebbe già un po' più difficile. Non avrei la musica come mezzo, quindi dovrei trovarmi altre maniere per conoscere nuove persone e creare nuovi legami, sì. Adesso facciamo la prateria, combiniamo la chitarra e canti tibetani in onore anche a questo posto. Che casa. Dovremmo esserci qua. Allora. Quindi sei partito 6 anni fa e diciamo da lì hai sempre continuato, insomma, tranne quella parentesi. Sì, sempre fatto ogni anno, poi non stavo via tutti i 12 mesi, ho sempre sentito un richiamo qua a casa, alle radici, quindi spesso facevo da aprile a fine ottobre, poi da novembre ai primi di aprile stavo nelle zone qua a Reggio, e un po' con gli altri miei amici a portare avanti l'album, portare avanti le nuove idee, diciamo lo uso più come periodo per gestionale, no? Per managing e per tutto il resto. Invece primavera estate proprio suoni, vai ai concerti, festival e fai tutto questo. Quindi ho trovato un po' questo ritmo qua, inverno e estate. Vabbè, ottimo, sì. E non hai mai pensato d'inverno di andare in posti caldi?
Sì, non col camper, cioè subito col camper, però adesso più vado avanti più vedo che ho passato abbastanza tempo da solo agli inizi. Adesso se dovessi prendermi su da solo e andare in un posto, anche adesso per esempio d'inverno, dove non conosco nessuno, me la sento un po' di meno. Preferisco andare in posti dove ho già un po' il nucleo che ho creato negli scorsi anni, Certo. a risalutare gli amici e saper già che ha anche qualche opportunità come date da fare e altro. Poi ecco sì, quest'inverno sto mettendo mano alla mia futura casetta, quindi viaggi se ne parla il prossimo anno, che probabilmente qualcosa lo farò. E hai degli album tuoi registrati, immagino. Ero partito con i primi nel 2015, bene o male ho fatto un album ogni anno. Poi questi qua sono andati un po' non sono pubblicati sulle piattaforme, sono un po' lì perché se li ascolto adesso dico cacchio se si può far meglio sta roba, perché vedi anche il percorso che hai fatto. Quindi io ho iniziato a pubblicarli dal 2020, gli album che ho fatto, che sono attualmente 2, mentre quelli non pubblicati penso che farò una revisione più avanti e li ripubblicherò riregistrati bene con tutto quanto aggiornato. Però anche adesso sto lavorando sull'album che uscirà poi il prossimo anno e già ce l'avevo in cantiere dall'anno scorso, però poi sono successe varie cose che mi hanno fatto un po' procrastinare a malincuore, perché diventa pesante procrastinare per uno che crea. Però diciamo 3 album sì, ci sono. In onore a mia madre, che nel 2021 praticamente ero a Piombino dopo il post pandemia. Ancora per salire c'erano un po' di problemi burocratici fuori dall'Italia, quindi avevo fatto un po' Firenze, Piombino, che mi sono innamorato poi di Piombino, che è un posto bellissimo. E questo è l'ottobre del 2021 e mi ricordo quel giorno lì che mi ha chiamato appunto mio fratello, e questa è una canzone per mia madre, che quel giorno lì era stata investita da un'auto. Poi grazie al cielo è viva, grazie al cielo riesce a camminare, quindi il periodo che dopo ero rientrato a casa per prendermi cura di lei è uscita questa canzone, che è poi sempre un'altra canzone che andrà nel nuovo album. Però ci tengo molto a farla perché racconta un po' questa vicenda qua. Allora, sai che tu mi hai chiesto anche prima dell'intervista che volevi parlare anche un po' delle radici, Sì, che secondo me è importante perché è l'altra parte dell'andare via, no? Cioè si va via e forse andando via si scoprono anche... io è come se andando via, facendo i miei viaggi col camper, e a me piace molto usare il camper perché provi su pelle propri posti e dai più valore alle tue radici. Cioè sono una persona che se sta sempre qua in questo posto rischia di, come anche avendoci passato tutta l'estate quest'anno o durante la pandemia, dopo un po' ti stanchi, è come se diventa una routine. Però se tu stacchi un po' e poi torni, dici cavolo, ti dà il vero valore. Stessa cosa quando torno su, dà il vero valore su quando ricarichi qua. E quindi questa alternanza, possiamo un po' come l'analogia yin e yang, tieni l'energia tutte e due, perché se fai solo uno dopo perdi l'altro. Sì, l'armonia, no? L'equilibrio. Sì, Anch'io lo sto notando, sì. Cioè è importante essere mobili, bello andare, bello tornare. esatto. Si danno valore a vicenda, perché se fai solo una cosa io non riuscirei a stare in viaggio sempre, cioè 12 mesi all'anno, perché è come essere la chioma dell'albero o le foglie, è come devi dar da mangiare sia alle radici che alla chioma, che poi si rappresentano, no? Quanto è buffo che di solito le radici dell'albero sono la stessa superficie della chioma, solo che non lo vedi. Lo vedo un po' così. Sì. E poi voglio condividere con te, secondo me andare via è anche proprio andare verso noi stessi, che sembra in antitesi, no? Invece secondo me è così, perché quando noi andiamo via andiamo dentro di noi, perché
non abbiamo tutte le cose, le relazioni che abbiamo a casa. Esatto, Quindi andiamo via per tornare a noi. per ritrovarci, secondo me, spesso la vedo così, perché all'inizio per alcuni può essere anche un po' una fuga viaggiare, ma anche se una fuga prima o poi arrivi a, come dicevamo anche prima, dei nostri demoni, ma non solo demoni, proprio alle nostre parti di noi stessi all'interno, ha a che fare con te stesso, soprattutto se sei in viaggio da solo che ti devi arrangiare su tante cose, poi quello ti sprona anche poi a conoscere nuove persone. Ascoltata, ora che ti sei fatta male ripenso alla vita passata e fortunata. Anche con mio viaggio vado meglio per te, rimanere in un gesto con la musica in me, l'esperienza che ci viene tanto, libero di nuovo e tu nuova di canto. Anche con mio viaggio vado meglio per te, rimanere in un gesto con la musica in me, l'esperienza che ci viene tanto. Questo momento Però è come rivedere il mondo da un punto di vista rinfrescato, cioè quasi nuovo. E quest'estate qui quindi ti sei annoiato un po'? Ma un pochino perché mi ricordava la pandemia, quando per fortuna quando è successo ero qua, infatti avevo fatto un orto lì dietro 30 metri per 90, suonano il clacson. e il fatto di non muovermi tanto a volte che mi dà un po' da fare, però quest'anno mi ero ripromesso appunto fare i lavori lì, andare avanti con l'album, quindi è l'anno del radicamento, l'ho nominato come l'anno del radicamento, per poi tornare a viaggiare con una consapevolezza diversa, perché quando viaggi ma non hai il tuo nido è come se sei in aria, cioè rimani troppo in aria, quando invece viaggi che sai che hai casa, che hai costruito il tuo nido, e allora viaggi in una maniera ancora più libera, per assurdo, nonostante ho sentito questa cosa qua, sempre collegato al fatto che non riuscirei a vivere sempre solo in camper, diventa pesante. 7 mesi all'anno van bene. Bella a tutti, mi presento, il mio nome è Seven Verso, ho lasciato il mio lavoro, inseguo il vento con il mio camper, un furgone collaudato per cui vivo così colato, ma sono per il mondo, la natura mi ha mandato, vivo per risplendere, guardo voi sorridere, tutti quanti sanno in fondo che siamo qui per vivere, se raggiungi un obiettivo devi solo andare avanti, finito nello fermi con amore fra due amanti, tanto miro il cielo, tutti sotto un velo, tutti qui riuniti per amare il mondo intero, anime infinite con un cuore già più libero, tutte qui riunite perché la vita è uno spettacolo. Non so se vuoi dire qualcosa che ci tenevi a dirlo ma che non è arrivato nei nostri discorsi, non so. Ma magari sembrano cose scontate, però quest'anno che l'ho provate su pelle, io dico sempre, se avete dei sogni credeteci fino alla fine, e quando hai delle avversità o delle situazioni che ti troncano le gambe è il momento dove ti viene provata la febbre, come si dice, dove veramente ti mette alla prova, e se passi quei momenti lì dopo è tutto in discesa, non bisogna mai mollare se crediamo in qualcosa, perché abbiamo una sola vita, io per farmi forza dico sempre così, abbiamo una sola vita, se non lo fai adesso quando lo fai? Grazie. Ciao Elia. Grande. Bellissimo. Ed è anche così in bellezza.